Il mio percorso artistico parte un po' da lontano, nel senso che già da bambino pare che io avessi particolare propensione al disegno e alla scultura, proprio da piccolissimo. All'età di 8-9 anni, quando frequentavo la quarta elementare, ho dovuto interrompere gli studi perché mio padre, avendo un'azienda pastorizia, aveva bisogno di aiuto e quindi sono dovuto andare assieme ai miei fratelli ad accudire il gregge. E quindi sono rimasto lì per circa 9 anni, cioè dall'età di 9 anni fino ai 18 anni. In questo periodo mi sono ritrovato particolarmente stimolato verso la scultura, nel senso che quando trovavo qualche pezzettino di creta in campagna, nelle mulattiere, così per le strade, la prendevo e la modellavo. Questo all'inizio. Poi ho cominciato anche a scolpire piccole pietre un po' tenere col coltellino, insomma cercavo di tirarle fuori, cosa che giustamente stimolava la gente che mi vedeva, i contadini, i pastori del circondario, a interferire verso mio padre perché mi facesse studiare. Il che a mio padre ovviamente non andava molto a grado, perché questo avrebbe significato interrompere il percorso dell'azienda. E però questa cosa, siccome era più forte di me, io ero molto intenzionato a continuare il mio percorso e quindi alla fine, per tutta una serie di eventi, sono andato a Palermo a studiare. E quindi da lì ho iniziato frequentando regolarmente prima la terza media e poi liceo artistico e accademia, terminando gli studi nel 76. Nel frattempo, ovviamente a Palermo mi mantenevo agli studi lavorando presso il cimitero di Santo Spirito a Palermo, dove si facevano opere di qualsiasi genere, opere funerarie ovviamente. Questo da un lato mi permetteva di autosostenermi agli studi e dall'altro mi permetteva di acquisire un mestiere. Per cui alla fine degli anni 70, precisamente nell'80, avendo realizzato molte opere, ebbe l'opportunità di essere conosciuto, di essere avvicinato da Leonardo Sciascia, da Bruno Caruso, insomma questo gruppo di artisti intellettuali che allora era molto in voga a Palermo. Quindi Caruso pensò bene di farmi fare una mostra in quella galleria, allora considerata la migliore galleria di Palermo, la più rinomata, perché ci esponevano artisti appunto come Guttuso, Caruso. A seguito di questa mostra, difatti, poi Leonardo Sciascia recensì la mostra sul Corriere della Sera e così iniziò il percorso artistico, diciamo, più a un livello più professionale. Nel frattempo, sempre nell'80, ebbe l'opportunità di entrare in accademia come docente di scultura, in quella stessa accademia dove io avevo compiuto gli studi. Quindi è da 35 anni che insegno scultura all'Accademia delle Belle Arti di Palermo. Nella mia scultura, nel mio modo di fare scultura, penso che convivano, a mio modo di vedere, armonicamente sia il concetto di tradizione che il concetto di contemporaneità. Nel senso che per quanto le mie opere siano prettamente figurative, ciascun muscolo di ciascuna opera figurativa può avere una sua sintesi, una sua astrazione. Nell'apparente realismo ci può essere questo linguaggio sintetico e io penso che questo in parte saranno i critici a valutarlo, per cui la mia figurazione non ritengo che sia una cosa fine a se stessa, ma è un qualcosa che è contemporaneo grazie a questa modalità espressiva in cui appunto si incontra il Rinascimento e la contemporaneità.